Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Proseguiamo con la realizzazione dei nostri particolari per realizzare il nostro motore. Vi ricordo che stiamo lavorando su questo assemblato, abbiamo già fatto alcuni di questi prodotti. Oggi proseguiremo con questo che, come vedete, presenta anche una zigrinatura e parleremo di questa zigrinatura, che è una cosa abbastanza secondo me interessante, perché si può realizzare in due modi, uno diciamo principalmente grafico e uno tridimensionale. Vediamo, affrontiamo il problema, i problemi uno per volta, quindi ridimensioniamoci al fianco del nostro disegno quello che ci serve, che è questo. Quindi ricordiamoci che la zigrinatura è qua, ricordiamoci che è di un bel colore bronzato, tra l'altro nei prodotti precedenti non ho sistemato la proprietà di colore, comunque quella la si può fare anche man mano che si costruisce l'assemblato. Quindi come sempre premiamo il tasto F2 per copiare il nome, creiamo un nuovo file, salviamolo subito con il nome del particolare, visualizziamo l'origine degli assi e cominciamo. Allora, cominciamo con la parte più interessante, che è questo tassellino diametro 20 alto 9 zigrinato. Quindi ambiente part, cilindretto, andiamo a vedere la nostra vista isometrica, diametro 20, quindi raggio 10, altezza 9 e ridimensioniamolo. Ok, come vedete il nostro particolare è liscio, presenta due smussi, uno quotato l'altro no, ma comunque nel disegno si vedono da 0,5 all'estremità, smussi che noi ora andremo a realizzare con la nostra utilità di smusso spigolo. Gli diamo l'ok. Ora però dobbiamo andare a zigrinarlo. Allora, abbiamo un'opzione grafica che è quella semplicissima di creare, sto andando troppo veloce, di usare quest'icona qua che crea delle primitive geometriche. Vedete, andiamo a selezionare elica, la facciamo alta 9 mm, gli diamo il nostro ok, chiudi, ne ho create due perché ho fatto due volte ok, cancelliamolo, andiamo sull'elica, gli diciamo che deve essere raggio 10 e come vedete 10,05, così la vediamo, ok. Poi portiamo il passo dell'elica, lo cresciamo quanto basta per apparire una sorta di riga, ok. Dopodiché andiamo, copia, a prenderla, incollarla e mostrarla come destrosa. Come vedete esce un pochino dai bordi, questo perché? Perché la dobbiamo impostare a 8, sia la prima che la seconda, e dobbiamo sollevarla di mezzo millimetro in Z, sia la prima che la seconda, se no andiamo a interferire con gli smussi, ok. Adesso cosa dobbiamo fare? Altro non dobbiamo fare che andare in draft e crearne un array polare. Numero polare, quanti vogliamo noi, vedete? Array, facciamo
60, stesso discorso, elica, un bel array polare e 60 anche di qua. Abbiamo fatto la nostra zigrinatura esteticamente corretta, però non è una zigrinatura tridimensionale. Quindi noi ora cosa facciamo? Cancelliamo, cancelliamo e lasciamo presente solo la nostra elica, che in questo momento non si vede. Ecco qua con la barra spaziatrice, e ripartiamo da capo. Torno indietro perché voglio proprio la posizione dell'elica, anche come era inizialmente. Ora, c'è un altro modo per creare una zigrinatura, un altro modo che impone però l'utilizzo di tanta potenza di calcolo. Infatti io sono andato a impostare la mia GPU, cioè la mia scheda grafica, difatti vedete che non è perfetta l'immagine, andando a richiedere potenza di calcolo e non potenza grafica. Ora andiamo in Sketcher, creiamo un nuovo sketch sul piano XY. Vedete che qua a me parte la nostra bella elica, quindi andrò qua e cosa vado a creare? Ricordiamoci che è una filettatura che ha una valenza puramente estetica. Vado in poligono e creo un triangolo, lo creo qua e lo vado a mettere 180 gradi, perfetto. Vado a creare un vincolo di uguaglianza di misura sul cerchio che mi scrive il mio triangolo, gli diciamo 0,5, ok, e chiudo il mio sketch. Come vedete io adesso ho uno sketch triangolare in questa zona. Lo prendo, lo copio, lo incollo, vado su sketch 01 e gli dico posizione in Z 9 mm più in qua, poi sempre sul mio sketch vado a spostarlo rispetto a Z di quanto basta per andare a combaciare con la parte finale della mia elica e vedo di ricordarmi questi 54 gradi. Perfetto. Prendo questo sketch, lo copio, lo incollo e lo lascio lì. Prendo quest'altro sketch, lo copio, lo incollo e lo sposto di meno 54 gradi e come vedete andrà in questa zona. Ora torno in part e eseguo uno sweep tra sketch e sketch 1, creo un solido e abilito anche la casellina freenet, percorso sweep e vado a selezionare una delle due eliche. Fatto, ok, e vedete che il percorso sweep è fatto. Adesso vado in draft e mi creo per questo un array polare di
almeno 60 unità. Ecco qua il mio array polare. Ed ora chiedo a FreeCAD di fare un'operazione che per lui sarà molto gravosa. Prendo il mio cilindro, vado a selezionare l'array col tasto CTRL premuto in Part ed eseguo una sottrazione di forme. Ora io vedo quanto ci mette, se sarà troppo lungo taglierò un attimo il filmato perché per questo ci vuole tempo. Operazione conclusa. Ok? Ora creo uno sweep tra Sketch 2, Sketch 3, crea solido FreeNet e seleziono come percorso Swift l'altra elica. Fatto. No. Ok. Fatto. Ok. Ora vado in Draft, creo un altro array, un array dello Swift, array sempre polare, sempre di 60 unità, prenderò Cut, selezionerò Array, sempre da Part, e vado ad eseguire una sottrazione di forme. Era meglio salvare prima, in quanto l'operazione anche qua chiede un po' di tempo. Fatto questo andrò a risettare la mia GPU per dare precedenza alla grafica e non al calcolo, perché come vedete continuo ad avere delle perdite di immagine. Ecco il risultato finale. Ora fermo un secondo il video, prima di tutto salvo e vado a risettare un attimo la mia scheda grafica. Bene, come avrete capito, questa operazione richiede tanta potenza da parte del PC, quindi potenza grafica. Ora andiamo a rendere trasparenti gli elementi che non ci servono e ammiriamoci la nostra splendida zigrinatura. Sono dovuto uscire e rientrare dal mio programma perché si faceva effettivamente fatica. Ora proseguiamo con il nostro disegno, quindi creiamoci un cilindro alto 6 mm, diametro 12 da mettere qua sotto, per cui torniamo in Part, cilindro, abbiamo detto diametro 12, quindi raggio 6, altezza, ce ne freghiamo e pensiamo alla posizione Z-6 e ci siamo. Poi creiamo un M16 lungo 18 mm, quindi un cilindro, anzi no, cancelliamolo, andiamo in Fasteners, dovremo avere la barra filettata, eccola qua, la nostra barra filettata la mettiamo ad altezza, lunghezza 33 no, 18. Allora prima di tutto l'M che deve essere un M16 e ce lo abbiamo.
poi lunghezza 20 mm, thread lo mettiamo a true, perfetto, e andiamo a spostarlo in Z. Di quanto? Lo facciamo uscire del primo millimetro, quindi qua è a 0, di 18 mm da questo punto, quindi 27. Ok? Ora però abbiamo una sorta di scanalatura da fare, quindi dobbiamo tornare in part e crearci il negativo di questo. Il negativo di questo altro non è che un cilindro, eccolo qua, che però così non mi permette di capirci niente, quindi vado a unire questo, la forma principale, il cilindro l'M16, salviamo prima, in un'unica forma. Vediamo se non ci vuole troppa potenza di calcolo, perché non vorrei che la zigrinatura mi imponga potenza di calcolo anche in quest'unione, e lì siamo fregati, cioè siamo fregati, dovremmo avere un po' di pazienza. Infatti vedete che ci mette tanto, perché cominciano ad essere forme particolarmente complesse. Ok, ora Fusion lo andiamo a rendere invisibile con la barra spaziatrice. Questo cilindro lo facciamo diventare alto 4 mm, diametro quello che vogliamo. Lo prendo, lo copio, lo incollo, diametro 14, quindi raggio 7. Vado a prendere il cilindro più grande, al quale vado a sottrarre il cilindro più piccolo, vado a creare uno spigolo qua di 1x45, che è quello standard, ok. Vado a rendere nuovamente visibile Fusion e vado a spostarmi di 9 mm in su tramite placement, posizione e Z questo oggettino qua. Poi vado a prendere la mia forma Fusion, tasto CTRL sul mio oggettino, sottrazione di forme. Vedendo i calcoli che fa, spero che riusciremo ad arrivare al nostro insieme con questo bel cilindaretto zigrinato. Perfetto. Ok, si vede ancora il filetto. Secondo me qua con l'M16 dovevano specificare che era un passo fine, perché mi pare un po' strano, però per il nostro scopo va più che bene. Un bel cilindro interno che andremo ad abbassare in Z, a portare a diametro 9, quindi 9 fratto 2, e a rendere più lungo dell'intera forma. Ecco qua. Ora prendiamo la forma, tasto CTRL sul cilindro interno, sottrazione di forme. Perfetto, creiamoci uno smussettino qua e uno smussettino qua di 2 decimi, ok, e andiamo a lavorare su questo smusso che è un 60 gradi, quindi o creiamo un cono oppure uno smusso a larghezza non costante,
e stabiliamo che 1 è 2,6 e lì bisogna andare un po' per fortuna perché non mi ricordo qual è dei due, e l'altro è 1,3. Gli diciamo ok e ci è andata bene. Voi sapete che i 60 gradi, i due cateti, sono uno il doppio dell'altro, con i 30 gradi, pardon, perché questi sono 30. Ok? Il nostro particolare è finito. Ora andiamo in desktop, quindi questo è stato terminato. Andiamo a creare questo piccolo elemento. Allora torniamo un attimo qua, aspetto, rame, no, bronzo, chiudi. Ok, tutto questo lavoro lo farò io offline, va fatto anche per tutti gli altri particolari. Salva. Intanto che lui salva noi torniamo qua, tasto F2, copia, chiudiamo e proseguiamo con questo particolare, che direi essere abbastanza semplice. Per questo particolare, come sempre, salviamo, incolliamo il nome, visualizziamo l'origine degli assi e partiamo creando un cilindro diametro 36, quindi cilindro, raggio 18, andiamo a ridimensionarcelo, creiamoci subito altezza 30 meno 6, 24, creiamoci i due smussetti, tasto CTRL per selezionarli entrambi, da 3 mm. Ok, andiamo a creare il cilindrotto interno diametro 18, quindi raggio 9, alto 30, in posizione ribassata di 3 mm. Eccolo qua. Poi abbiamo due tagli a 27 mm, quindi creiamo un cubo, lo sovradimensioniamo in tutte le sue possibilità e lo andiamo a spostare in Y di 27, quindi 13,5. Ovviamente dobbiamo spostarlo anche in X. Andiamo in draft, lo selezioniamo e ne creiamo un velocissimo array polare a due pezzi. Eccolo qua. Prendiamo il nostro chamfer, che è il cilindro centrale, e gli sottraiamo, andiamo a togliere la griglia, il nostro array dall'opzione part, sottrazione di forme. Eccolo qua. Ora dobbiamo creare una croce di due fori. Prima di tutto uniamo insieme queste due forme col tasto CTRL, unione di forme, poi creiamo un bel cilindrotto, diametro 12, quindi raggio 6, altezza più del dovuto,
lo abbassiamo in modo tale che esca da ambo le parti, ne creiamo una coppia, quindi coppia, incolla, e la facciamo ruotare di 90 gradi secondo l'asse X, asse X a 1, Z a 0, 90 gradi. Vedete che non è nella posizione che vorrei. Questo perché? Perché lui ruota sempre rispetto al suo punto di creazione. Oppure vado in placement, utilizza il suo centro e vedete che qua, se lo faccio ruotare di 90 gradi, ok, devo abilitare le modifiche in maniera incrementale, perché sennò lui parte sempre da dove è stato creato. Applica, ok. Io non sono ancora convinto di ciò che ho fatto, quindi lo cancello, lo copio, lo incollo, lo ruoto rispetto a X di 90 gradi, lo sposto rispetto a Y in modo tale che sporga da entrambe le parti, posizione, e poi lo sollevo da dov'è di 15 mm, quindi meno 6 più 9. Io da qualche parte ho commesso un errore. No, non ho commesso nessun errore, perché allora meno 6 è giusto. Ok, perché sto facendo i calcoli dalla base di questo cilindro. In realtà i calcoli vanno fatti da questo punto, quindi meno più 12. E adesso ci siamo. Bisogna sempre guardare rispetto a cosa si ruota l'oggetto in precedenza. Perfetto, prendo Fusion, tasto CTRL, uno dei due cilindri, sottrazione di forme, Cut, uno dei due cilindri col tasto CTRL, sottrazione di forme, ed ecco che il nostro oggetto è perfettamente realizzato. Andiamo a smussare un po' gli spigoli col tasto CTRL premuto, utilità smussi, 2 decimi, ok, ed è fatto. Salviamo il documento e io direi che per oggi abbiamo finito. Diamogli anche questo un bel colore ramato, quindi aspetto, anzi bronzato. Perfetto. Bene, il prossimo video sarà la realizzazione del tubo e l'assemblaggio di questo piccolo corpo. Io vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video, per aver prestato attenzione a questo video. Se vi è piaciuto, come sempre, mettete un like, altrimenti fate finta di niente. Grazie e buona giornata.